Vita breve ma intensissima, conclusasi in appena 2 decenni di attività, Raffaello è forse il pittore più completo di tutto il Rinascimento. Dotato di straordinario talento, seppe raccogliere i frutti della più alta tradizione quattrocentesca in un linguaggio limpido e preciso, con una totale padronanza dei propri mezzi di espressione e portando a perfezione la nuova tecnica della pittura d'olio. Attraverso la riproduzione scientifica di un dipinto di Raffaello abbiamo cercato di comprendere tutti i segreti dei procedimenti pittorici adottati dall'artista durante il suo lavoro. Il crescente interesse sui modi in cui le opere sono state realizzate non è curiosità di seguire l'artista nel suo lavoro, ma consapevolezza di quanto la tecnica ne determini e influenzi lo stile. La comprensione del percorso creativo e dei materiali di cui è composta un'opera d'arte avviene attraverso l'interpretazione dei documenti ricavati dalla diagnostica e i contributi forniti dagli antichi trattati, ma vi sono, nel caso di Raffaello, alcuni dipinti che, lasciati ad uno stadio incompleto di lavoro, ci aiutano a comprendere il processo creativo seguito dall'artista durante la sua esecuzione. La Madonna del Baldacchino, rimasta incompiuta a causa della partenza del pittore per Roma, appare infatti come una testimonianza visiva delle diverse fasi esecutive durante la sua creazione. L'artista ha lasciato come parti meno compiute gli incarnati delle figure, tanto che nei 2 angioletti in primo piano si vede con estrema facilità il disegno sottostante alle prime stesure, eseguite con leggeri strati di colore costituiti da bianco di piombo e lacca bruciata uniti a olio di lino cotto. Anche nella Madonna Esterházy, eseguita da Raffaello intorno al 1508, il disegno sottostante appare attraverso il monocromo a causa della sottigliezza materica degli incarnati costruiti con pochissime velature. L'importanza che il momento grafico riveste nel processo creativo di Raffaello è cosa ben nota, come il fatto che tra i suoi disegni e i suoi dipinti esiste una correlazione strettissima. Fin dagli esordi, Raffaello si avvale infatti, nella progettazione delle sue opere, di una cospicua serie di disegni. L'artista era solito fare alcuni schizzi iniziali per imprimere su carta le idee che aveva in mente. Successivamente eseguiva altri disegni sia della composizione nel suo insieme, sia dei singoli dettagli. Raffaello, cioè, si serve di parti studiate separatamente e riportate successivamente, fondendone i risultati, pur lasciando aperta la possibilità di ulteriori correzioni. Il pittore, infatti, non concepiva la rappresentazione grafica come opera d'arte in sé, bensì come strumento indispensabile alla realizzazione dell'opera pittorica. La Pala Baglioni ebbe una lunga elaborazione, testimoniata da una straordinaria serie di disegni e studi. Il soggetto venne gradualmente mutato dal compianto sul Cristo morto alla deposizione nel sepolcro. All'unione di 2 cartoni diversi è attribuita la differenza proporzionale tra le figure al centro e a sinistra e quelle a destra. Questi studi permettevano all'artista di valutare una figura, un oggetto o comunque un particolare da ricondurre successivamente ad una composizione più complessa, il modello. Disegno preparatorio per eccellenza, questo si pone per essere tradotto in una diversa tecnica artistica di un nuovo supporto.
Il supporto utilizzato da Raffaello per i suoi dipinti è in legno di pioppo o, meno frequentemente, in tiglio. Le tavole sono unite fra loro con casenato di calcio e traverse. Queste sono inserite in senso ortogonale in una traccia di forma trapezoidale. Sono inoltre presenti 3 serie di farfalle disposte sulla stessa linea. La preparazione è composta di gesso cotto, gesso da presa e colla animale. Tra i leganti della preparazione, in alcuni casi in unione alla colla animale, è stata riscontrata la presenza di una minor quantità di sostanze oleose. Sopra la preparazione, in molti dipinti, si trova un film di sola colla animale, impiegata soprattutto per ragioni di carattere reologico. Scorrimento della pennellata, limitazione della porosità della preparazione e consistenza dello strato. Attraverso la riflettografia infrarossa è oggi possibile studiare la fase disegnativa realizzata dall'artista sulla tavola e nascosta dalle pennellate di colore. Le indagini hanno evidenziato un disegno preparatorio molto dettagliato ed eseguito con varie modalità, sia nell'ideazione e messa a punto della composizione che nelle tipologie di ingrandimento e di trasferimento sul supporto. Dall'uso del cartone per ricalco al cartone a spolvero, senz'altro il mezzo più comune all'epoca, dal riporto mediante cartone quadrettato al disegno a mano libera, quest'ultimo frequentemente utilizzato come integrazione e completamento del riporto dai cartoni. I mezzi grafici utilizzati vanno dal carboncino alla penna e anche all'utilizzo dello stilo a punta metallica o comunque della punta secca particolarmente fine e sottile. Raffaello disegna infatti l'architettura o altre parti geometriche come il trono attraverso un'essenziale ma funzionale griglia di incisioni. Si rileva talvolta anche l'uso del compasso. Più spesso il disegno risulta eseguito con pennello intriso di pigmento nero molto diluito, a tratti nitidi e precisi che delineano i contorni delle figure. Tale disegno è talvolta completato da tratteggio. Il chiaroscuro è infatti frequentemente definito già nella fase disegnativa con un'ombreggiatura a carboncino o a pennello. La volumetria è ottenuta da Raffaello in fase di disegno con acquarellature o chiaroscurando le ombre a tratteggio. Sulle figure già modellate volumetricamente, il pittore si serve in seguito della tecnica d'olio con effetti di fusione e trasparenza. Al di sopra del disegno, sulla preparazione, Raffaello stende un sottile strato composto da bianco di piombo disperso in un legante molto ricco di olio di lino cotto. Sotto il profilo funzionale, questa imprimitura bianca e semitrasparente è assimilabile ad uno strato preparatorio. In pratica una finitura della preparazione il cui scopo è creare una superficie più adatta a ricevere le tinte ed anche ridurre i tempi di essiccazione degli strati successivi. Sotto il profilo della composizione, invece, l'imprimitura risulta assimilabile agli strati pittorici. L'impasto steso sul disegno utilizza lo stesso legante e contiene bianco di piombo come pigmento principale.
Sull'imprimitura a bianco di piombo, Raffaello, prima di iniziare a dipingere, eseguiva dei sottofondi cromatici locali in relazione alle successive stesure pittoriche, ottenendo in questo modo un sottile film semitrasparente che lasciava intravedere lo strato sottostante modificandolo di tono. È proprio a partire dal Cinquecento che, con modalità e tempistiche differenti, iniziano a diffondersi imprimiture colorate di tonalità differente rispetto alle campiture sovrapposte, con l'intento di ottenere, a dipinto finito, studiati effetti di cangiantismo, dare maggiore contrasto cromatico alla pittura sovrastante ed anche, se di intensità diversa in funzione del modellato, svolgere la funzione di marcare le ombre. Tra i dipinti analizzati si portano come esempio fondi verdi sui quali l'artista ha dipinto drappi e vesti rosse o, viceversa, fondi rossi o neri per i manti verdi. Fondi a base di lacca rossa si osservano spesso al di sotto dei manti blu oltremare, con lo scopo di ottenere tonalità più sature e più pure di azzurro. Mentre un fondo azzurro è utilizzato nella Madonna dell'Impannata per ottenere le ombre della veste gialla della Santa. Il cielo ed i panneggi azzurri, in molti dipinti, sono realizzati con due strati di colore azzurro, il primo a base di bianco di piombo e azzurrite ed il secondo oltremare mescolato con il bianco di piombo. La pittura vera e propria è infine realizzata con l'applicazione di uno strato a corpo di pigmento puro o in mescolanza con il bianco, sul quale sono stese una o più velature dello stesso colore. Il modellato delle vesti è ottenuto con una stesura di colore ricco di bianco. Le luci dei panneggi sono definite da lunghi tratti di biacca stesa a spessore. Le ombre più intense, già definite per trasparenza, sono ora rafforzate da spessi strati di colore puro o unito a una piccola percentuale di nero carbone che contengono notevoli quantità di polvere di vetro. Una costante anche delle imprimiture, riscontrate in tutti i dipinti di Raffaello, la presenza di scagliette di vetro è finalizzata a conferire caratteristiche particolari alle stesure che le contengono. Infatti nei dipinti dell'artista si osservano corposi spessori di colore accostati ai margini delle zone diversamente colorate, senza cioè sovrapposizioni lungo le linee di contorno. L'aggiunta di vetro, oltre ad avere funzione di carica, dare cioè volume alle stesure pittoriche, conferisce profondità e trasparenza agli strati. Inoltre, le polveri di vetro fungono da catalizzatori, favorendo la polimerizzazione dei leganti di natura oleosa. Raffaello infatti non segue le regole del grasso su magro, ma esegue i primi strati grassi inserendo in questi sostanze essiccanti, bianco di piombo, giallo di stagno e piombo ed appunto la polvere di vetro. Nella fase matura del pittore, il disegno ombreggiato sulla preparazione viene progressivamente tralasciato e la definizione chiaroscurale dei carnati e dei panneggi è ottenuta con velature brune di nero fumo contrapposte a lumeggiature bianche che divengono col tempo sempre più corpose. I punti luce sono realizzati con larghe pennellate o con colore steso a punta di pennello, ma sempre a spessore. Gli incarnati hanno un aspetto uniforme fatto di stesure fluide ed omogenee e diverso dagli spessori del resto della pittura, dove l'impasto è più denso ed eseguito con pennelli di setole dure. In genere,
venivano costruiti partendo da tonalità più spente e ravvivando il colore man mano che si procedeva. L'incarnato è ottenuto con la stesura di due strati, uno più chiaro, interno, costituito da bianco di piombo, ocra gialla, vermiglione e talvolta lacca bruciata, ed uno più scuro esterno, nel quale risulta aggiunta a questi colori una piccola percentuale di nero carbone. Entrambi gli strati hanno talvolta, come nel caso della Madonna della Seggiola, spessori e rapporti pigmento-legante tali da poter essere definiti eseguiti a corpo, ma ciò può essere considerato singolare per lo strato più esterno, che di solito viene invece eseguito con la tecnica della velatura. L'incarnato è cioè abitualmente portato a termine da Raffaello con strati semitrasparenti e velature. Questi strati di finitura mantengono un basso rapporto pigmento-legante e fanno uso di lacche trasparenti, nero fumo, nero di lampada e bianco di piombo. Terre ed ocre si ritrovano anche nei bruni delle capigliature. La scelta di pochi materiali, la loro stesura per accostamento, sopravmissione, fusione, è studiata in funzione di un effetto di trasparenza e luminosità della pittura. Le velature brune di nero fumo per l'ombreggiatura delle zone scure, per quanto trasparenti, diminuiscono la brillantezza delle tinte. Ma ciò è coerente con la tecnica di Raffaello, che ottiene la volumetria in fase di disegno, chiaroscurando le ombre a tratteggio e non attraverso il colore. L'applicazione in successione di stesure cromatiche, coprenti e trasparenti rappresenta il compimento di un'immagine già modellata volumetricamente. La pratica di applicare velature di colore trasparente sopra una stesura di base per ottenere un particolare effetto di luminosità è diffusa e citata nella trattatistica del periodo ed è riscontrabile in molti dipinti di Raffaello. Eseguite sugli strati a corpo ben secchi, le velature di colore marcano le differenze di chiaroscuro e accentuano quegli effetti di cangiantismo già ricercati nella fase precedente. Una velatura di azzurrite, se posta sopra una stesura di lacca rossa, permette di ottenere un colore violaceo. Velature di lacca o ocra gialla e lumeggiature a bianco di piombo definiscono il velo sulla veste rossa della Madonna.
Infine, il paesaggio, spesso del tutto assente o appena accennato nel disegno sotto superficie, viene impostato con un'imprimitura trasparente e anch'esso portato poi a termine con una successione di strati a corpo e a velatura.